Ciao pianisti di Telemasterclass! Non fate questo a casa vostra, ma c'è qualcosa che oggi devo farvi vedere. Sono Marina e oggi vi parlerò di un argomento che per me è fondamentale sia nella mia attività concertistica che nella mia attività di docenza, è l'uso del peso al pianoforte. Questo argomento è una fonte inesauribile di riflessione e vi accompagnerà per tutto il percorso dei vostri studi e della vostra attività futura. La padronanza della tecnica del peso vi aiuterà senz'altro a ottenere una migliore resa sonora, dinamica e anche vi permetterà di stancarvi meno. Questo video prenderà in analisi l'aspetto storico, l'aspetto meccanico e l'aspetto pratico dell'uso del peso. Sentite che voci giravano all'inizio dell'Ottocento a Vienna. Usa lo strumento come qualcuno che cerca vendetta, qualcuno che ha nelle sue mani il suo nemico mortale e con un piacere sadico vuole torturarlo fino alla morte. Fa che il pianoforte strida e ululi. E finalmente, sfinito, esausto, come se avesse cercato di sradicare una quercia, si alza e lascia dietro di sé il suo povero fortepiano. Questo estratto parla, anche se in modo non esplicito, di un grandissimo personaggio, Ludwig van Beethoven. Se avete voglia, potete leggere questo libro di Luca Chiantore, è molto bello, molto interessante. Perché vi racconto questo? Questo stralcio di documento ci mostra come una figura come Beethoven cercasse uno strumento con una resa sonora più potente per mettere in evidenza la sua volontà di creare contrasti sul pianoforte. Gradualmente i produttori di pianoforte si ingegnano per creare strumenti con una resa sonora migliore e più potente. Ma cosa avviene? Il tasto diventa più pesante. Inoltre, il gusto del pubblico comincia ad abituarsi, mentre all'inizio è scioccato da questi atteggiamenti, come appunto quello di Beethoven, così drammatico, diciamo, sullo strumento, poi si abitua e comincia ad apprezzare questo genere di espressività al pianoforte. I compositori, proprio in virtù del miglioramento dello strumento, passano da una scrittura della tecnica fine a se stessa a una scrittura che considera il virtuosismo collegandolo all'espressione. Quindi, per poter soddisfare le esigenze di un repertorio pianistico che diventa sempre più importante e che richiede una maggiore potenza sonora e una resistenza anche maggiore al pianista, si sviluppa una scuola di pensiero che valorizza l'uso coordinato della mano e del braccio e del loro peso. In questo modo la posizione della mano viene modificata valorizzando l'uso dei muscoli flessori piuttosto che dei muscoli estensori. E inoltre il contatto del dito del polpastrello con il tasto diventa molto più importante perché permette di calibrare la quantità di peso utilizzata. Ora parliamo della meccanica del pianoforte. Che cosa succede sul pianoforte moderno? Noi sappiamo che un pianoforte come questo, un gran coda da concerto, ha bisogno di un peso di 52 grammi per abbassare il tasto nel registro grave e un peso di 42 grammi per le note del registro acuto. Sui fortepiani dell'epoca il peso era praticamente dimezzato, quindi è ovvio che nel costruire strumenti più evoluti i pianisti ebbero una notevole difficoltà di adattamento. Tra l'altro, il pianoforte verticale, che ha una leva più corta, necessita di una spinta maggiore, che è intorno ai 60 grammi, per abbassare il tasto. Dunque, il pianoforte funziona con un sistema di leve, così come funziona il nostro braccio e così come le nostre dita, la nostra mano. Brevemente, noi possiamo vedere che quando premiamo il tasto abbiamo tutta la leva, che è molto lunga, che mette in azione un meccanismo che sul pianoforte appunto moderno è quello del doppio scappamento, cioè di un tempo suddiviso che può essere gestito
con più o meno velocità di attacco, e proprio questo movimento di pressione deve essere il punto di partenza per il nostro concetto di peso al pianoforte, proprio perché noi sentiamo che la resistenza del tasto si vince con facilità. È un peso che il nostro dito può sviluppare senza movimenti di nessun altro genere, è un peso che è molto naturale. Allora, con questo tipo di peso noi otteniamo una sonorità che è la sonorità di partenza. Da questa sonorità possiamo costruire aggiungendo peso, quindi partecipando non solo con il dito ma con il nostro carpo, da quest'osso qui che è attaccato da una parte alla falange del dito e dall'altra alle ossa che poi si collegano al polso, e questa può essere l'azione che ci dà più appoggio e quindi un suono ancora più solido. E man mano che vogliamo aumentare la sonorità usiamo il peso dell'avambraccio e il peso del braccio, della spalla, che ci danno la sonorità più importante. Perciò dobbiamo essere molto più bravi a calibrare la sonorità riducendo il movimento il più possibile. E questo movimento di martellato e di articolazione non è funzionale al risultato sonoro, è funzionale ad un certo tipo di articolazione che possiamo trovare in un repertorio che è ancora il repertorio del passato, per esempio se suoniamo una sonata di Scarlatti, un brano di Mozart, a volte anche può essere utile per certe composizioni di Haydn o del primo Beethoven, ma in realtà non è grazie al movimento di articolazione che noi troviamo l'uguaglianza, perché se ci pensiamo, e di questo parleremo in un altro video, più abbiamo bisogno di velocità, più il movimento delle dita si avvicina alla tastiera. Allora, come si usa il peso al pianoforte? Come premessa a questa parte pratica, voglio ricordarvi che esiste una condizione essenziale che deve essere messa in atto e mantenuta per tutta la durata dell'esercizio. È la capacità di concentrarsi e mantenere l'attenzione, perché l'attenzione serve ad avere pieno controllo del movimento e della postura. Se volete migliorare le vostre capacità di attenzione, potete anche praticare delle discipline che non sono musicali, ma che mettendo in relazione il corpo e la mente aiutano a mantenere l'attenzione. Queste discipline sono ad esempio lo yoga o discipline orientali come il Tai Chi, oppure delle tecniche come la tecnica Alexander che aiutano ad avere controllo del movimento, quindi della postura, nel nostro caso soprattutto delle spalle e del collo, servono per la coordinazione e la respirazione corretta. Ora, qual è la parte più adatta a svolgere questa azione di pressione sul tasto per generare la sonorità? Il polpastrello, perché è la parte più sensibile ed è quella che meglio si adatta. Per posizionare correttamente il polpastrello abbiamo due opzioni. La prima opzione è quella che ricorda la posizione della mano dei pianisti dell'Ottocento, con il metacarpo abbassato e l'ultima falange molto inclinata. La moderna pedagogia, invece, opta per una posizione più arcuata della mano e quindi un'apertura delle diverse angolazioni che si distribuiscono tra le giunture e quindi con la falange meno curva. Questa posizione con il polso più basso e le nocche in evidenza è quella più versatile per tutti i tipi di repertorio pianistico. Se volete potete provare le due versioni differenti e vedere che con la seconda opzione le dita saranno molto più libere e avrete anche la possibilità di ottenere un risultato di maggior forza stancandovi di meno. Veniamo ora ad uno dei primi esempi di uso del peso del braccio, la caduta.
Molti insegnanti fanno praticare il gesto di caduta dell'avambraccio o del braccio già dalle prime lezioni. Effettivamente questo tipo di esercizio aiuta a migliorare il rilassamento, ma di per sé la caduta libera non è un'azione che noi utilizziamo poi nella pratica dello strumento, perché quando abbiamo un gesto da coordinare per caduta, utilizziamo comunque un'azione muscolare che determina la velocità e quindi che determina il rallentare della velocità per arrivare alla posizione nel momento giusto e con la giusta intensità. Nello studio del peso io consiglio sempre di partire da un'azione molto controllata del dito già a contatto con il tasto, in modo tale che si abbia la chiara concezione di quello che è lo sforzo necessario a vincere la resistenza del tasto, sentendo nel pianoforte coda il doppio scappamento e poi provando ad aggiungere la forza, quindi il peso necessario per mettere in vibrazione la corda. Da questo punto di partenza poi bisogna cercare di lavorare per ottenere tipi diversi di intensità. Chopin diceva che si potevano ottenere 20 tipi diversi di sonorità con questo movimento, differenziando la discesa del tasto. Questo è un ottimo lavoro per imparare a sentire che per suonare, cioè per mettere in azione il dito, noi dobbiamo mantenere il rilassamento delle parti non coinvolte. E per fare questo consiglio di fare un lavoro lento, sempre sullo stesso dito, ripetendo più volte e poi passando ad un altro dito. Una volta compreso come produrre il suono con il peso e non con la spinta, ma con una variazione dell'intensità abbinata alla velocità di attacco, con tutte le possibili variabili, dobbiamo imparare a trasferire il peso da un suono all'altro. Un esempio classico di uso del trasferimento di peso è quello di un cantabile in un tempo moderato o lento. Dopo aver prodotto il suono di partenza, dobbiamo passare al suono successivo. Questo vuol dire che la tensione del nostro dito deve sostenere il peso fino a che non l'avremo passato al suono successivo, quindi al dito successivo. E la stessa cosa tornando indietro. Dobbiamo fare in modo che non ci sia un arresto della pressione prima di aver effettuato lo scambio, e anche dobbiamo fare in modo che nel momento in cui si effettua lo scambio il dito precedente non mantenga l'appoggio, perché altrimenti avremo meno peso distribuito sul dito successivo. Questo tipo di esercizio, che serve a dosare le differenti combinazioni sonore, è molto importante quando si studia un cantabile, perché, come diceva Rau, in una frase melodica non bisogna mai avere un suono uguale all'altro, ma bisogna bilanciare, sia che si vada verso il crescendo sia che si vada verso un diminuendo, i suoni rendendoli un po' diversi l'uno dall'altro. Quindi capirete che la pratica dell'uso del peso è fondamentale per riuscire a capire quanto differenziare l'affondo in base alle variabili di cui vi ho parlato prima. Sia per quanto riguarda il trasferimento del peso, sia per quanto riguarda la produzione del peso su un singolo tasto, una condizione che dobbiamo sempre osservare è quella di non irrigidire il polso, perché la contrazione che noi effettuiamo e che dobbiamo mantenere è soltanto relativa ai muscoli coinvolti, i muscoli del dito, non della mano o del polso. Così, questo con polso rigido non va bene. Invece la tensione qui con polso rilassato, quella è giusta.
Queste sono delle piccole osservazioni che potrete verificare nel momento in cui studiate per capire se state compiendo l'azione corretta. Naturalmente il corretto utilizzo del peso è difficile da ottenere perché la gestione del peso è qualcosa che va di pari passo con l'evoluzione delle abilità pianistiche, anche il controllo del tocco, e la capacità di variare le sonorità, di sfumare il suono, di gestire bene il doppio scappamento. Sono elementi che con la pratica si possono migliorare tantissimo, con la pratica e con lo sviluppo delle abilità. Per quanto riguarda l'uso della tecnica di peso e del trasferimento di peso, questi sono gli elementi essenziali da cui partire. Naturalmente, a seconda dell'intensità e della forza e anche della combinazione di note, cioè se abbiamo solo un cantabile, noi usiamo e rimaniamo aderenti al tasto usando un movimento che può essere a partire dal tasto, ma se abbiamo bisogno di una serie di note in forte, usiamo un tipo di movimento che in questo caso è uno staccato fatto con la mobilità del polso e le dita solide, oppure accordi presi dall'alto che ci servono per ottenere un forte molto corposo, un fortissimo. In questo caso usiamo il peso del braccio o dell'avambraccio, naturalmente senza mettere le dita a punta, cioè senza suonare così perché si otterrebbe un risultato anche sbagliato in questo caso, però con un suono brutto, duro, sempre partendo dal presupposto che il nostro metacarpo deve essere l'elemento che fa come da carrello di atterraggio per il nostro braccio e ci aiuta a incontrare, diciamo, il suolo, cioè la tastiera. E con questo vi saluto, però attenzione, la tecnica di dito non scompare con l'avvento della tecnica di peso. Le due si integrano e sopravvivono fino ai giorni nostri, ma della tecnica di dito parleremo nello specifico in un altro video. Per il momento vi saluto, a presto, ciao!